Oggi parlo di una funzionalità di Kemper Player che mi ha tratto in inganno. Kemper ha molteplici blocchi effetti e una funzionalità molto interessante di Kemper Player è che questi blocchi effetti possono essere collegati tramite il comando FX1 ed FX2 ai controlli fisici che ci sono sul pedale FX1 ed FX2. Questa cosa è personalizzabile per rig. E quindi per esempio io in questo rig ho l'FX1 che è collegato ad un tremolo e ho in quest'altro rig l'FX1 che invece è collegato ad un fuzz. Questa cosa si fa in maniera molto semplice perché col pulsante destro si può assegnare il blocco all'FX1 o all'FX2. Bene, capita questa cosa, passiamo alla gestione dei pulsanti fisici che ci sono sul Kemper Player. I pulsanti fisici che ci sono sul Kemper Player vengono impostati nel menu System, quindi ci sono i tre pulsanti più la combo premendo il pulsante 1-2 e premendo il pulsante 2-3 contemporaneamente. Siccome io cambio i preset utilizzando una pedaliera MIDI, ho deciso di assegnare al pulsante 1 l'FX1 e al pulsante 3 l'FX2. E mi era sembrata una cosa estremamente logica perché modificando FX1 ed FX2 per rig, semplicemente in ogni rig io mi ritrovo la possibilità di attivare o disattivare l'FX assegnato. In modo più semplice, in questo caso ho assegnato all'FX1 un tremolo e con il pulsante fisico attivo e disattivo il tremolo. In quest'altro rig ho assegnato il fuzz e col pulsante fisico attivo e disattivo il fuzz. Tra l'altro anche il codice colore, come vedete, cambia. Questo però pone un problema che non mi aspettavo e andiamo a vedere nella pratica in cosa consiste. Prendiamo questo rig dove io ho un delay con una coda molto lunga. Ora, sappiamo bene che Kemper mantiene le code e non ha latenza al cambio preset ed infatti ho cambiato preset ma ha mantenuto la coda del delay. Però cosa succede se disattivo, rimanendo nello stesso preset rig, disattivo l'effetto utilizzando il pulsante? Succede questo. Incredibilmente la coda del delay e di tutti gli ambienti viene tagliata e questo diventa molto controintuitivo perché la mantiene al cambio preset ma la cambia disattivando il delay col pulsante. Ok, non ho trovato, ho cercato in rete un po' di soluzioni e non le ho trovate. Mi veniva detto che era un comportamento tipico del camper e nessuno sembrava particolarmente preoccupato della cosa. Ho capito poi perché nessuno era particolarmente preoccupato della cosa, anche se nessuno mi ha spiegato esattamente come farlo e come risolvere il problema. Il problema nasce dal fatto che Kemper, per l'accendimento e lo spegnimento degli effetti e dei blocchi anche sui fratelli maggiori, quindi la stage e il lunchbox, ha anche dei soft button. Questi soft button però interrompono la coda. Non so perché siano stati concepiti in questo modo. Sta di fatto che se si assegna il pulsante all'FX1 o all'FX2, il pulsante svolge la stessa funzione del soft button e quindi interrompe la coda. Ora, come risolvere il problema? È molto semplice in realtà. Il foot switch sulla pedaliera non va impostato sull'FX, sulla funzione FX come indicata qua, ma bisogna impostarla su uno di questi effect button. A me onestamente confondeva un po' questo effect button perché è qualcosa che se non sbaglio su Stage, da cui provengo, non c'è.
In ogni caso, se si imposta su Effect Button, a questo punto, andando su Rig, si può assegnare l'Effect Button a diversi comandi. Cioè, vedete qua, Function Assignment 1, 2, 3 e 4. Quindi allora abbiamo detto, qua ho assegnato l'Effect Button 3. Perfetto. Allora, l'Effect Button 3 in questo rig al momento è assegnato al reverbero e non lo voglio assegnato al reverbero. Lo voglio assegnato al delay on-off. Ok. A questo punto il problema è risolto. Quindi, per mantenere le code dei delay e degli ambienti in genere, dimenticatevi di utilizzare, di abbinare ai foot switch FX1 ed FX2, ma utilizzate piuttosto la funzione effect button.